Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, novità Bluetti che esce proprio oggi, nuova AC70. AC70 è l'erede, diciamo il successore di EB70, Power Station molto conosciuta, molto usata, ne ho vendute parecchie, ne avete piazzate diverse sui camper, le avete usate per scopi vari, officine mobili eccetera. Ora abbiamo la versione aggiornata. Cosa cambia dalla nuova AC70 alla vecchia EB70? Cambia sicuramente il fattore di costruzione, quindi la scocca, la tipologia di materiali utilizzati, i tipi di pulsanti utilizzati, che adesso ci sono quelli nuovi che si illuminano, insomma tutto aggiornato, nuovo display, ma soprattutto alcune cose importanti. La prima, la gestione tramite app, quindi connessione Bluetooth non Wi-Fi, Bluetooth diretta, per personalizzare tutte le impostazioni, visualizzare lo stato della Power Station, percentuale, ingressi di ricarica, comandare le uscite e possibilità anche di spegnerla. Ma dall'app, molto importante, possiamo gestire anche la modalità di ricarica esterna da rete 230 volt su 3 livelli, standard, turbo o eco, vedremo poi le differenze di watt, più tutta un'altra serie di opzioni, come ad esempio il power lifting, che ci dà quel boost in più in caso di apparecchi particolarmente energivori. I dati grossi sono sempre gli stessi, perché una Power Station con 2 Schuko in uscita da 1000 watt di potenza, continue senza problemi, ma anche qualcosa in più vedremo. Come ingressi abbiamo appunto l'ingresso diretto 230 volt, quindi non alimentatore esterno, oppure l'ingresso della parte DC, quindi fotovoltaico, carica d'auto, presa accendisigari eccetera. L'ingresso è lo stesso, attenzione, non è più proprietario di Bluetti ma è l'XT60, quindi si sono standardizzati. Da fotovoltaico possiamo entrare con 500 watt, 500 watt un massimo di 60 volt, quindi un bel pannello grosso da 500 watt o magari 2 più piccoli in parallelo, riuscite quindi a avere una produzione interessante che, compensando quello che è l'uscita e l'accumulo interno, secondo me si riescono già a trovare delle applicazioni interessanti che vi permettono magari di caricare gratis una bici, uno scooter elettrico, insomma varie applicazioni che possono iniziare a farla diventare anche redditizia per risparmiare. Voi mi direte sì, però devo anche comprarla. Beh, purtroppo nessuno regala niente, l'importante è fare acquisti mirati, giusti. Come ben sapete, io non vi dico mai di comprare un prodotto piuttosto che un altro, vi do dei consigli dandovi la mia esperienza d'uso, dandovi tutti i dati che riesco a fornire con i miei test. Poi è importante capire quale prodotto comprare. Chiaramente, essendo rivenditore e apprezzando particolarmente i prodotti Bluetti, vi posso dare la direzione, però spetta poi a voi la scelta finale. Perdiamo qualcosa rispetto alla vecchia versione? Sì, perdiamo delle cose che magari erano superflue, tipo la luce a bordo che in tanti hanno sempre criticato, la ricarica wireless, stesso discorso. Costa meno della precedente? Nì. A listino si attesta sui 749 euro, esattamente come la vecchia B70, però guardate il video fino in fondo perché vi parlerò delle promozioni in corso per l'offerta lancio, visto che è appena uscita, più dei miei codici sconto. La portate a casa con un prezzo interessante. Batteria LiFePO 4, stesso accumulo da 768 Wh, 3000-3500 cicli più o meno, i dati sono sempre quelli, 10 anni all'80%, non perdere tempo. Ora facciamo lo spacchettamento e tutte le prove che mi vengono in mente di fare. Buon video! Ok, scatola Bluetti, probabilmente anche questa sarà scatola dentro scatola, per arrivare alla nuova AC70. Manuali, cavo di ricarica 230 volt. Qui abbiamo già delle novità perché abbiamo il cavo MC4 XT60, quindi Bluetti abbandona i connettori circolari. Stessa cosa per il caricatore d'auto XT60, caricatore d'auto che è cambiato anche dalla parte dello spinotto, è fatto leggermente diverso, ha questa parte gommata, cavo abbastanza spesso. Poi troviamo anche un sacchettino con una vite M5 che credo serva per una messa a terra. La Power Station imbustata la tiriamo fuori dall'unica maniglia presente, come al solito comunque ampie protezioni, quindi ben protetta. Eccola qua, nuova C70, 1000 watt in uscita, 768 Wh, lato sinistro con griglie per la reazione e ventole che mi sembrano, sì, sono da questa parte. Dall'altro lato abbiamo il punto di messa a terra e l'ingresso per i 230 volt. Parte superiore non abbiamo la ricarica wireless, parte inferiore con 4 piedini in gomma e il QR code col seriale della macchina. Sul retro la targhetta con tutte le caratteristiche, quindi ingresso 12 volt PV, l'XT60 tanto per capirci, da 12 volt a 58 volt,
massimo 10 A, massimo 500 watt. Lavora da 0 a 40 gradi con un'umidità dal 10 al 90%. In uscita abbiamo il 230 volt con 1000 watt. USB-A 5 volt 2.4 A, USB-C uscita 12 volt. Insieme i 1000 watt che può dare in uscita sono riguardanti AC e DC insieme, quindi in totale al massimo può dare 1000 watt. LiFePO 4 768 Wh, 32 volt, 24 Ah. Qua ci sono un po' di avvisi e andiamo alla parte frontale. Ingresso XT60 riporta di nuovo i dati per ricordarci qui davanti. Uscita 12 volt accendisigari 10 A, due prese Schuko, logo Bluetti. Parte DC abbiamo ai due esterni le due USB-C da 100 watt, le due interne USB-A da 12 watt. Accensione AC e DC. Non abbiamo neanche la luce. Hanno tolto diciamo il superfluo, quindi niente ricarica wireless, niente luce. Abbiamo lasciato proprio solo il minimo indispensabile, un comodo ingresso XT60, l'accendisigari che serve sempre, non troppe porte e due prese che sono sempre meglio di una. Accendiamo la Power Station. Subito ventola in fase di reset, arriva al 38% e qui abbiamo la visualizzazione grafica con i 4 valori, un po' come succede sulle macchine più grandi. Un indicatore con le varie tacche che vanno a riempire la circonferenza, la percentuale e le ore stimate di autonomia. Qui abbiamo l'indicatore dell'ingresso in DC in watt, l'indicatore dell'uscita in DC in watt, AC in ingresso in watt e AC in uscita in watt, quindi hanno ripreso un po' la grafica delle sorelle maggiori. Accendiamo la parte AC, accendiamo la parte in DC, quindi nuovi pulsanti di nuova generazione con la scritta illuminata, simbolo AC, simbolo DC. Ora la metto in carica, la faccio arrivare al 100%, farò un po' di test per capire il funzionamento, vi farò vedere altri test per farvi capire il funzionamento, faremo dei test soprattutto per quanto riguarda anche la batteria che, attenzione, è espandibile, si può collegare tramite dei cavi adattatori alla B80, la piccola espansione esterna, ma anche alla B230 o alla B300, quindi possiamo attaccare anche l'accumulo esterno da 3 kW che usiamo su AC300. Però secondo me l'importante è sapere che si può espandere, ma per un discorso di costi, trasportabilità e tutto, secondo me è importante che riusciate a capire le sue reali potenzialità, così com'è con l'accumulo che ha internamente. Ok, Power Station che intanto si è caricata, prepariamo il cavo con la spina per fare i soliti test fase neutro, accendiamo la Power Station, accendiamo l'uscita C, controlliamo se esce in bifase, ma sicuramente sarà così e ve lo confermo. Fase, magari non lo vedete perché quando esce con due fasi a 110 la luce del cercafase si illumina meno. Colleghiamola alla rete. Quindi ingresso diretto per la ricarica 230 volt, non più alimentatore esterno. In questo modo teoricamente, come tutte le altre, dovrebbe andare in bypass e uscire monofase. Ok, vedete che non c'è nulla. La fase, se vi interessa, è a sinistra, quindi i due poli di sinistra sono fase, e in questo modo abbiamo l'uscita monofase perché fa il bypass dalla rete. Ho già fatto dei test e anche collegando questo punto di terra non mette a terra una fase per farla uscire monofase purtroppo, ma è solo una messa a terra aggiuntiva di sicurezza per la struttura metallica interna della Power Station. Allora, mentre siamo qui e l'abbiamo messa in carica, vedete che il display non è touch, tutti i pulsanti rispondono correttamente, quando attivate in uscita si illumina la funzione corrispondente. Molto carina questa cosa delle nuove Power Station di quest'anno. Proviamo immediatamente a vedere lato app che cosa abbiamo. Ok, apriamo la nostra app Bluetti. Chiaramente se è la prima volta che usate l'app Bluetti dovete scaricarla, installarla e vi consiglio di creare un account. I miei dispositivi, qua c'è un po' di roba, aggiungiamo un dispositivo. Vedete che trova subito una C70, lo colleghiamo, associazione di uscita, avvio. Siamo direttamente collegati alla macchina che ha la parte smart dell'applicazione per la gestione di tutte le funzionalità, collegabile solo via Bluetooth. È un passo avanti rispetto alla generazione precedente perché non aveva la gestione via app, però non abbiamo il wifi. Nelle Power Station medio piccole si tende a non mettere il wifi perché comunque è una componente che ha un consumo importante. Il Bluetooth è molto più parsimonioso, meno energivoro come consumi. Entriamo nella nostra C70,
Ok, vedete che abbiamo la classica visualizzazione come in tutte le Power Station, comprese quelle più grosse, dove abbiamo l'ingresso da rete, l'ingresso da fotovoltaico, il consumo della parte in DC, quindi tutte le USB-C, USB-A e la parte di uscita 12 volt 10 A. Qui sotto abbiamo la possibilità di abilitare l'uscita DC e l'uscita CA. Vedete che risponde molto velocemente, chiede sempre una conferma quando attivi o disattivi, ci dà le informazioni sul pacco batteria, perché in questo caso abbiamo solo la batteria interna, quindi pacco batteria interna, o altrimenti ci farebbe vedere i pacchi aggiuntivi che si possono aggiungere. Diamo un'occhiata alle impostazioni: manuale utente, possibilità di condividere il dispositivo, emissione di carbonio, possibilità di metterla nella home. Ecco, quello che ci interessa di più è la modalità di ricarica, quindi abbiamo standard, vedete che adesso non è molto scarica, però possiamo gestire standard, turbo, che dovrebbe caricare a molti più watt, adesso non riesco a provarlo perché è già abbastanza carica, oppure la modalità silenzioso, carica con una potenza inferiore, si accende il simbolo qua del silenzioso, ma anche questo magari dopo rifacciamo delle prove, perché essendo quasi tutta carica la corrente che tira sul 230 volt è minore, essendo a fine ciclo. Powerlifting è una modalità che, vedete, si attiva il simbolo del muscolo, che serve ad avere uno spunto in più. Modalità eco è quella funzione che abbiamo in tutte le Power Station, almeno di Bluetti, dove la parte DC e AC, se non rileva dei carichi per un determinato tempo e anche per un determinato valore di watt, perché vedete che possiamo scegliere le ore, 1, 2, 3 o 4, e possiamo anche scegliere i watt. Possiamo dirgli che quando sente un consumo sotto magari i 20 watt disabilita l'uscita C. Stessa cosa la possiamo fare con la DC. Questo è importante in alcuni contesti sicuramente. Impostazioni avanzate: abbiamo semplicemente la possibilità di cambiare da 50 a 60 Hz, ma noi lasciamo 50, e il boost di rete, che serve a abilitare l'accesso alla ricarica da rete anche quando abbiamo delle reti particolarmente instabili come tensione. Vediamo intanto se abbiamo un aggiornamento firmware. Non me lo notifica, quindi vuol dire che al momento è tutto aggiornato. Perfetto, noi da qua vediamo tutta la gestione, vediamo quanto abbiamo generato col fotovoltaico. Vedete che io ho già quasi 2 kWh generati, perché nel mentre ho fatto delle prove. Una volta tolta l'alimentazione esterna abbiamo la possibilità di spegnere completamente la Power Station. Spegnimento, diamo conferma, fatto, va in off e si arresta completamente. Questo è molto comodo. Chiaramente non possiamo accenderla, perché una volta che è spenta, se noi usciamo, rientriamo nel nostro C70, vedete che il telefono non riesce a fare la connessione perché è spenta. Quindi possiamo spegnerla se siamo nella portata del Bluetooth, ma non possiamo riaccenderla. Bisogna venire a schiacciare il pulsante di alimentazione generale. Ora passiamo ai test, quelli un po' più brutali, quindi molta potenza in uscita. Accendiamo la parte AC, iniziamo con la potenza 1 della pistola termica, siamo a 100 watt, saliamo, vedete che siamo a 400, 700 watt, inizia a scendere un po' la velocità del motore, mettiamola al massimo, ci fermiamo sugli 860. Ora proviamo a mettere la velocità 2, 500, 1000, abbiamo passato i 1000, la Power Station è stabile, partono le ventole, ma siamo ancora stabili, quindi 1030 watt continui senza problemi. Siamo a 1200 watt con una pistola termica e stiamo riuscendo a dare ancora tensione in uscita. Proviamo a alzare ancora un po', diciamo che un valore costante che riesce ad erogare senza problemi in modalità powerlifting sono 1200 watt. Allora, la Power Station era al 99%, vedete che sta già scendendo, sono le 11:51. Io lascio la pistola a 1200 watt, vediamo quanto dura la batteria. Ok, intanto è passato un po' di tempo, sono le 11:58 e già all'82%, la faccio andare avanti, voglio proprio vedere quando si spegne. La Power Station è crollata, abbiamo esagerato un po' troppo con il carico, quindi non l'ha retto per troppissimo tempo. Riprendiamo il test, adesso è al 75, magari abbassiamo. Cerchiamo di stare sui 1000 watt, riprendiamo al 75 e vediamo se riusciamo a portarla a zero.
Ok, siamo arrivati di colpo poi a 0, vedete che lampeggia la batteria rossa e mi spegne l'uscita AC. Stacchiamo pure la pistola e questa è la migliore occasione per vedere come funziona la ricarica impostabile su vari livelli. Vedete che parte la ricarica a 280 watt e qui siamo in modalità silent. Rientriamo tranquillamente nell'app Bluetti, così proviamo le varie versioni di ricarica. Ci colleghiamo alla nostra C70 che è a 0, sta caricando a 280 watt, cambiamo da silenzioso a standard. Vedete che la potenza di ricarica aumenta a circa 440 watt, aumenta anche un po' la velocità delle ventole, vediamo invece in modalità turbo a quanto riusciamo a caricare. Sale graduatamente, quindi non di colpo, e si attesta con una ricarica a circa 930 watt. Quindi 930 watt sui 768 Wh, capite bene che in meno di un'ora, infatti dice 0.8 ore, la Power Station sarà completamente carica. La riportiamo comunque in modalità standard. Avete visto che durante il video ho fatto rimanere il display acceso sempre, questa è un'impostazione che troviamo dentro in sospensione automatica. Possiamo decidere se farlo spegnere, ad esempio dopo un minuto. Voi mi chiederete: ma posso ricaricare da corrente da presa C e caricare contemporaneamente anche dai pannelli? Proviamo subito con i pannelli che ho sul balcone. Vi ricordo, sono due pannelli da 400 watt collegati in parallelo. Ok, facciamo una prova di ricarica con i miei due pannelli da 400 a balcone verticali che uso per fare questi test. Cioè, guardate che giornata che abbiamo. Purtroppo se fanno uscire un prodotto il 12 dicembre non possiamo pretendere di fare chissà quali prove, però ci proviamo lo stesso. Quindi cavo in dotazione con gli ingressi MC4. La porta d'ingresso è questa frontale. Ok, vedete che purtroppo sto producendo praticamente nulla, sto producendo 23 watt con due pannelli da 400 in parallelo, ma la giornata è veramente pessima. Vediamo però con piacere che possiamo caricare contemporaneamente da rete e da ingresso fotovoltaico o comunque ingresso DC, che è lo stesso che useremo ad esempio per la ricarica in mobilità, in auto, in camper, in quello che sia. Vi ricordo che abbiamo un ingresso che va da 12 a 58 volt, quindi possiamo caricarlo con spina accendisigari anche su impianti a 24 volt dei camion, e come ingresso per i pannelli dobbiamo stare entro i 58 volt. Se riusciamo a farlo, ad esempio con i due pannelli che ho messo da 400 in parallelo, possiamo caricare fino a 500 watt da questo ingresso XT60, che 500 watt per un accumulo da 768 Wh è un'ottima potenza, perché riusciamo a ricaricarla in poco più di un'ora. All'occorrenza potremmo anche caricare uno scooter elettrico che magari è rimasto in panne da qualche parte, oppure ce lo portiamo via in campeggio con la nostra C70 al seguito, perché attivando l'uscita C, un caricatore di uno scooter come questo, vi ricordo avevo fatto il video, vedete un caricatore che tira sui 300 watt e chiaramente la C70 li gestisce senza nessun tipo di problema. Magari con un bel pannello da 400-500 watt attaccato carichiamo praticamente gratis anche uno scooter. Visto che i pannelli producono praticamente nulla, stacchiamo l'ingresso MC4 XT60, prendo il cavo in dotazione per la ricarica da presa accendisigari, lo collego all'uscita 12 volt accendisigari della mia EP500 Pro, avvicino la C70, il cavo purtroppo è un po' corto, ma vedete che con un attacco accendisigari l'ingresso si attesta sui 110 watt, che comunque non è male come valore. Anche in questo caso ovviamente riusciamo a caricare contemporaneamente da sorgente DC e sorgente AC. Adesso ho attivato un attimo la modalità turbo, vedete che sta caricando in totale a più di 900 watt, la percentuale sale velocemente. Ora la riporto ad una percentuale accettabile e poi facciamo ancora qualche test. Bene, mentre sta caricando in modalità standard a circa 460 watt, facciamo il solito test del microonde, che è sempre difficile da superare con le Power Station piccole. Adesso ho l'uscita C attiva, proviamo a 160 watt 20 secondi, vedete che tira un picco di 1300 watt, la Power Station riesce a alimentare, ma ha preso anche quello che gli serviva in più dalla rete e il microonde continua a fare il suo ciclo normale. Ok, ora stacchiamo la rete, quindi abbiamo la Power Station completamente a batteria, riproviamo a fare lo stesso ciclo 160 watt 20 secondi,
Il microonde parte, vedete che fa fatica, però la Power Station riesce a reggere questo picco di 1200 watt e diciamo che abbiamo però qualche difficoltà. La Power Station è piccola, non è fatta per questi carichi, tra l'altro questo microonde, se l'avete già visto in altri video, è molto energivoro. Proviamo per scrupolo a fare un ciclo a anche solo 500 watt 30 secondi, mettiamo anche un bicchiere d'acqua, lo facciamo partire, picco, microonde che inizia a dare qualche segno di cedimento, ma comunque a 1200-1080 watt sta reggendo, lui sta sforzando, non sta lavorando proprio correttamente, nella fase dove non partono le onde riesce comunque a essere più stabile. Quando è ora di ripartire vedete che tentenna, però è già un risultato diciamo apprezzabile, perché secondo me con un microonde un po' più piccolo riusciamo comunque a fare quello che dobbiamo fare. L'acqua non è bollente ma è appena tiepida. Vediamo cosa sarebbe successo con la ricarica attiva. Vedete che lui parte, fa il picco, va a prendere anche una percentuale di energia che gli serve dalla rete, quindi in questo momento sta tirando 1500 watt e 1400 stanno andando all'uscita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se avete ad esempio una buona fonte fotovoltaica e l'acqua sta fumando, se avete una buona fonte fotovoltaica, mentre avete la batteria della Power Station, probabilmente prendendo anche dalla buona fonte fotovoltaica, riuscite ad alimentare anche dei carichi molto importanti. Utilizzo in mobilità di un flessibile Bosch da 750 watt, ora siamo collegati alla rete. Nessun problema, però anche in questo caso vedete che ha compensato dalla rete. Togliamola questa rete. Mobilità completa, abbiamo bisogno di far andare un elettroutensile con uno spunto importante. Senza problemi. Officina, fai da te, abbiamo un Dremel, dobbiamo usarlo in mobilità. 70-80 watt chiaramente fanno il solletico. Vediamo un'altra applicazione molto comoda anche per i professionisti, perché io sono qua che sto riparando un cancello in una casa venduta dove non c'è corrente e quindi l'unico modo è alimentare ad esempio la centrale con una C70. Questa è una condizione molto utile anche per i professionisti in assenza di corrente. Bene, solito test di intervento UPS, collegata ad AC, lampadina accesa, stacchiamo la C. Qualcuno si è accorto di qualcosa? No, ormai le Power Station sono diventate fulminee. Quando ridiamo rete parte il relè, ma anche qui impercettibile, veramente veloce, se non sbaglio dichiarato 20 millisecondi, di fatto non vi accorgete dell'intervento di questo pseudo UPS. Ok, test della parte in DC, ho attaccato un po' di roba, quindi attacchiamo, telefono che parte in carica rapida collegato direttamente alla Type-C da 100, ricarica del compressore Xiaomi senza problemi, ricarica del mouse ok, ricarica anche di una Action Cam. In questo momento stiamo tirando 22 watt sulla parte DC, tutto regolare senza anomalie. Insomma, questa nuova C70, come la versione precedente, si rivela molto versatile perché è veramente piccola, cioè pesa niente, potete portarla ovunque. Io della vecchia EB70 ne avevo vendute anche diverse per l'utilizzo in camper. La potenza, l'autonomia non cambia praticamente nulla. Abbiamo però una versione aggiornata, la possibilità di gestire l'applicazione, la nuova versione dei casi con i pulsanti illuminati, insomma un po' più moderna, due prese in uscita che comunque sono sempre comode. Non abbiamo la ricarica wireless, però attenzione perché abbiamo una Power Station da 1000 watt e 768 Wh di accumulo che torna a prezzo di 749 euro come costava la vecchia B70, ma in questo momento è in offerta, la trovate sia sul sito ufficiale sia su Amazon, vi lascio tutti i link in descrizione, stesso prezzo, venduta ufficialmente anche da Bluetti su Amazon a 599 euro. Se vi interessa approfittatene perché è un prezzo a fuoco. Vi lascio ancora in descrizione il mio coupon sconto di ulteriori 20 euro, la portate a casa con 579 euro spedita su Amazon o sul sito ufficiale, non cambia nulla, il buono sconto vale su entrambe le piattaforme. Avete tutto in descrizione, compresa la data di scadenza del buono. Ripeto, se vi interessa affrettatevi. Non abbiamo visto niente di nuovo, niente di eccezionale, però abbiamo una Power Station che finalmente ci dà la possibilità di scegliere a quanto ricaricare da rete. Non abbiamo
abbiamo l'alimentatore esterno che è scomodo, rumoroso, con tutti i problemi del caso, entriamo diretti col 230, abbiamo la possibilità di usarla come backup piccolo domestico come UPS, ma secondo me ha molto senso usarla in mobilità per svariati utilizzi. Stabile, avete visto che regge delle potenze anche molto superiori, non all'infinito ma per un determinato lasso di tempo, insomma non mi è dispiaciuta per nulla. Purtroppo il mondo delle power station, come sapete, è saturo, quindi non capiterà mai che vedrete un mio video dove annuncerò una novità eclatante, almeno nel breve. L'importante è trovare il prodotto giusto per il vostro fabbisogno e soprattutto sfruttare le offerte come questa di lancio che abbiamo in questo momento, perché i costi sono ancora mediamente alti, però se ci sono delle offerte riusciamo a portarcele a casa con un prezzo più giusto. Questo è quanto. Se vi è piaciuto il video, un bel like, soprattutto iscrivetevi al canale che è gratis e non costa nulla, mi aiutate a farlo crescere e così proveremo prodotti sempre più interessanti. Grazie a tutti. Power Station che avrò disponibile più avanti ovviamente anche in negozio, adesso è un'anteprima. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate a trovarmi vi offro un caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.